Oggi parliamo di un argomento che potrebbe sembrare banale, ma che in realtà è fondamentale per farci brillare come delle dive, ed è quello di imparare a conoscere il proprio sottotono di pelle. Capire il proprio sottotono di pelle è un dettaglio che spesso viene ignorato, eppure può fare un'enorme differenza. È un po' come avere una bussola che ti guida nella scelta dei colori giusti, sia per il trucco che per l'abbigliamento. Ma attenzione, non è così semplice come potrebbe sembrare, non basta guardarsi allo specchio ed indovinare. Ci vuole un occhio esperto e allenato per distinguere la differenza tra il colore della pelle e quello della tonalità che c'è sotto. Quante volte infatti vi è capitato di confondere tono e sottotono, pensando che siano la stessa cosa? Ecco, in questo video faremo chiarezza anche su questo punto, perché se non si capisce la differenza si rischia di andare in giro con il fondotinta sbagliato per anni e nessuno che ce lo fa notare. Cominciamo quindi subito a chiarire qual è la differenza tra tono e sottotono. Il tono della pelle è quello che vediamo in superficie e quindi quello che salta subito all'occhio. È quello che vedi quando ti guardi allo specchio la mattina e magari ti chiedi se hai dormito abbastanza. O è quello che in estate ti trasforma nella versione più abbronzata e sexy di te stessa. Ma è anche quello che ti fa apparire come una sorta di zombie quando ti senti poco bene. Insomma, il tono è una specie di camaleonte della pelle che cambia in base alle circostanze, come l'avanzare dell'età, quanto tempo hai passato sotto al sole e persino se hai un raffreddore. Il sottotono invece è tutta un'altra storia. È qualcosa che non cambia mai, nemmeno se decidi di passare 6 mesi ai tropici. È quella tonalità nascosta sotto la pelle, spesso difficile da scoprire, ma assolutamente cruciale per capire quali colori ti fanno sembrare una dea e quali forse un po' meno. Ed è questo il bello, il sottotono non cambia mai, rimane lì, costante, per tutta la vita. Ora, i sottotoni si dividono in due grandi categorie. Caldo, dalle splendide sfumature dorate, gialle e olivastre, e freddo, con deliziose sfumature bluastre, rosate e persino violacee, che danno un look etereo e raffinato. E poi c'è il famoso sottotono neutro, che è un po' l'unicorno dei sottotoni. Si dice che esista, ma nessuno l'ha mai visto. Questo perché anche chi si considera neutro tende sempre e comunque ad un tono più caldo o più freddo. Perché conoscere il proprio sottotono di pelle è così importante? Perché è proprio lui a dirti quali colori ti fanno brillare come una stella e quali invece ti spengono come una candela al vento. Allora, facciamo un esempio pratico. Prendiamo due persone dalla pelle chiara. A prima vista sembrano molto simili e invece, colpo di scena, una ha un sottotono caldo e l'altra un sottotono freddo. Quella con il sottotono caldo può indossare colori come oro, arancione e pesca. La seconda, con sottotono freddo, brilla di più con colori come il rosa, il blu ghiaccio e l'argento, perché sono quelli che andranno ad illuminare di più la sua pelle. Lo so, a prima vista può sembrare difficile individuare il sottotono di pelle, per questo bisogna essere dei buoni osservatori e capire un po' i principi della teoria del colore. Quindi entriamo adesso nel vivo della questione e parliamo un attimo di scienza del colore. Vi prego, non scappate, vi assicuro che è molto più interessante di quello che sembri. Dovete sapere che tutti i colori che vediamo intorno a noi, compresi quelli della nostra pelle, derivano dalla combinazione di 3 colori, che sono il rosso, il giallo e il blu. Sì, proprio così, soltanto 3 colori fanno tutto questo casino. Ed il modo in cui questi 3 colori si mescolano creano quella meravigliosa gamma di sfumature che vediamo ogni giorno in un fiore, in un tramonto e persino nei visi delle persone che ci circondano. È infatti la proporzione di questi 3 colori che definisce ogni sottotono di pelle. Vedetela così. Se avete un sottotono di pelle caldo, questo vuol dire che nel mix c'è una maggior quantità di giallo e di rosso che dona alla vostra pelle quelle splendide sfumature dorate, aranciate e olivastre. Se invece avete un sottotono di pelle freddo, questo significa che c'è una maggior quantità di rosso e di blu e la vostra pelle tende a quelle eleganti sfumature rosate o bluastre.
Il bello è che tutto, e dico tutto, è creato da questi 3 colori. Non è stupefacente? Con solo 3 colori la natura ha tirato fuori un'infinità di sfumature, incluse quelle della nostra pelle. Capire tutto questo ci permette di guardare il mondo e noi stessi con occhi completamente diversi e molto più consapevoli. Ed ecco perché ognuna di noi ha un sottotono di pelle unico. Le combinazioni tra giallo, rosso e blu, infatti, sono infinite. 2 persone con lo stesso tono di pelle potrebbero avere una combinazione di questi 3 colori completamente diverse. Risultato: sottotoni diversi. Una, ad esempio, potrebbe avere un 60% di blu, un 25% di giallo e un 15% di rosso, quindi sottotono freddo, mentre l'altra potrebbe avere un mix più caldo, come ad esempio un 50% di rosso, un 35% di giallo e un 15% di blu. È un po' come un cocktail di colori e ogni mix è completamente diverso dall'altro. Capire il proprio sottotono di pelle può sembrare una cosa da esperte del settore, ma in realtà è molto più facile di quello che si pensa. Se avete mai cercato su Google come fare, sicuramente vi sarete imbattute in quei famosi test come quello delle vene o quello dei gioielli oro e argento, oppure di individuare il mix di combinazione tra occhi, pelle e capelli. Ma diciamocelo, questi test non sempre funzionano, soprattutto se non si ha un occhio allenato. Uno dei metodi più immediati è il test dell'oro e dell'argento. Basta infatti vedere come la vostra pelle reagisce a questi 2 colori. Ma occhio, non sto parlando di un paio di orecchini o di una catenina. Se volete davvero vedere l'effetto, dovete utilizzare superfici molto più grandi, come ad esempio una blusa o una sciarpa. Non avete nulla di oro o di argento nell'armadio? Niente paura. Potete rubare qualcosa dall'armadio delle vostre amiche o di vostra sorella. Ah, e dimenticavo di dirvi, fate questo esperimento senza trucco e con la luce naturale, in modo da vedere l'effetto reale, senza che il make-up o il colore della luce artificiale interferisca in questo esperimento. Quindi guardatevi allo specchio mentre lo fate o, ancora meglio, fatevi un video o prendete delle foto. Infatti è molto più facile vedere l'effetto riguardandovi nel video e nelle foto. E vi accorgerete davvero se il vostro viso si illumina di più con l'oro o con l'argento. Ma se come me non riuscite a trovare da nessuna parte un capo in oro o in argento, allora potete utilizzare capi che sono prevalentemente freddi o caldi. Io ad esempio ho provato prima utilizzando una blusa grigio argento molto chiara e come potete vedere, sorprendentemente, anch'io sono rimasta sorpresa, la mia pelle è diventata rossa. È uscito fuori il pigmento rosso della mia pelle. Poi ho utilizzato una camicia arancione, non so se riuscite a vederlo, ma la mia pelle è diventata verdognola. E poi, come per magia, ho utilizzato un bel blu acceso, un blu elettrico, e la mia pelle si è illuminata, le imperfezioni sono completamente sparite, è come se mi fossi fatto un lifting praticamente. Quindi capire se avete un sottotono di pelle caldo o freddo è tutto ciò che vi serve sapere. Questo vi aiuterà a scoprire quali colori si sposano alla perfezione con il vostro sottotono di pelle e vi renderete conto che scegliere abiti e make-up diventerà un gioco da ragazzi. Quindi distinguere tra tono e sottotono ti permetterà di personalizzare il tuo stile e di brillare davvero con i colori giusti. Indossare i colori giusti non è soltanto una questione di moda, ma di vera e propria armonia. Quando azzecchiamo i colori che si sposano con il nostro sottotono di pelle, è come se tutto risuonasse alla stessa frequenza. Non soltanto sembriamo più luminose e fresche, ma ci sentiamo anche meglio, più sicure e più in sintonia con noi stesse. È incredibile infatti di quanto un colore possa fare la differenza nel modo in cui vediamo noi stesse e nel modo in cui ci sentiamo. Non sto dicendo che una maglietta rossa vi risolverà la vita, ma vi sorprenderete di quanto un semplice colore può cambiare completamente il vostro umore. Immaginate di indossare un colore che vibra alla vostra stessa frequenza, creando un'armonia così perfetta che vi fa sentire in pace.
non è soltanto una questione di apparenza, ma di energia. Infatti, come credo tutti sappiamo e come la scienza ci insegna, ogni colore vibra ad una frequenza specifica e queste vibrazioni interagiscono con le nostre. Non siamo consapevoli di questo, ma i colori sono in grado di stimolare, calmare e persino riequilibrarci. Ed è per questo importante capire quali tonalità si adattano meglio alle nostre. Infatti, secondo alcune teorie scientifiche, tutto ciò che è presente nell'universo è energia ed ogni cosa, quindi, inclusi noi stessi, ma anche i colori, vibrano ad una frequenza specifica. Questo principio è anche la base della cromoterapia, secondo cui i colori influenzano il nostro benessere psicofisico. Che voi ci crediate o no, è innegabile che i colori influenzano notevolmente il nostro stato d'animo ed è proprio per questo che tutti i brand li utilizzano per spingerci a comprare di più. Quindi, quando indossiamo colori più adatti a noi, ci sentiamo più in equilibrio e la differenza si vede subito. I colori giusti infatti illuminano il viso, minimizzano le imperfezioni facendoci sembrare più raggianti. Non è magia, è soltanto buonsenso cromatico. Inoltre, indossando quei colori che risuonano con la nostra energia, ci fanno sentire più in sintonia non soltanto con noi stesse, ma anche con il mondo intorno a noi. Quando tutto è in equilibrio, occhi, pelle, capelli, trucco e abbigliamento, non c'è niente che stona, è come una sinfonia perfetta dove ogni nota è al suo posto. Scoprire i propri colori, ragazze, è un viaggio, un percorso di esplorazione personale che va ben oltre il mi sta bene oppure no. Anche se il nostro sottotono di pelle rimane sempre lo stesso, il nostro corpo invece cambia con il tempo. Con l'età il tono della pelle può diventare più chiaro o più scuro, più luminoso o più spento, come anche la texture della pelle stessa cambia. Quando si è giovani, infatti, la pelle è bella tesa e riflette quindi la luce in modo completamente diverso rispetto a una pelle più matura, che diventa inevitabilmente più sottile e meno elastica. Questo significa che i colori che ci stavano bene a 20 anni potrebbero non essere più quelli giusti a 60. Questo non significa che dobbiamo dire addio ai nostri colori preferiti, si tratta solo di adattarli un po'. Ad esempio, un blu elettrico che ci faceva risplendere a 30 anni, a 60 potrebbe avere lo stesso effetto ma in una tonalità più delicata, come ad esempio un blu polvere o un elegante grigio azzurro. Quindi, nonostante il sottotono rimanga lo stesso, sarà comunque sempre caldo o freddo, i colori vanno però aggiustati per seguire la nostra evoluzione. Una pelle matura spesso preferisce colori più delicati, meno intensi, ma comunque sempre in sintonia con il nostro sottotono di pelle. E questo è un modo molto furbo per abbracciare chi siamo in ogni fase della nostra vita. Ad esempio, quel rosso fuoco che a 20 anni faceva faville, a 50 potrebbe brillare altrettanto, ma nella sua versione più soft, come ad esempio un bel bordeaux. Ora, se volete proprio fare le cose in grande e andare fino in fondo, potete sempre farvi fare un'analisi del colore, ma occhio a non farvi prendere troppo la mano. La famosa teoria delle stagioni, che divide le persone in 4 grandi stagioni, che sono primavera, estate, autunno e inverno, e poi, per confondervi solo un po', in altre 12 sottocategorie, non è la Bibbia. È più un punto di partenza, una guida per orientarvi. Se vi ci aggrappate troppo, infatti, rischiate di rimanere aggrappate a delle etichette rigide, dimenticandovi che la vita, i colori e noi stesse sono in continuo cambiamento. Non esiste nulla di statico nell'universo. La teoria delle 12 stagioni non è una camicia di forza. Pensatelo un po' come uno schema fluido che cambia e cresce con noi. Non dobbiamo rimanere incastrate in una lista di colori predefiniti. Le stagioni, infatti, non sono compartimenti stagni. Se ci fate caso, guardando le 4 stagioni nella loro totalità, ognuna è connessa all'altra. Ad esempio, la stagione estate e la stagione inverno condividono diversi colori. Perché? Perché entrambe hanno una base fredda. Stessa cosa per le stagioni primavera e autunno, che sono di base calda. E poi, se ad esempio siete un inverno profondo, ma amate le tonalità calde dell'autunno,
Chi dice che non potete sperimentarli anche se non è nel manuale della vostra stagione? Come vi ho già accennato nel mio video precedente sul beige, esistono alcuni trucchetti per indossare colori che non sono proprio nella nostra tonalità. Insomma ragazze, i colori sono nostri alleati, non dittatori. Sperimentate, giocate e non abbiate paura di andare oltre le regole. L'analisi del colore è sicuramente un ottimo punto di partenza, ma non fatevi ingannare. La bellezza dei colori è che proprio come noi evolvono. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi ringrazio di aver passato un po' di tempo con me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!